Ragazzi, in questa puntata voglio parlarvi di una cosa che per me è veramente importante, cioè quella di non avere come focus il bacino, ma avere i piedi e le caviglie, perché si è parlato, soprattutto per chi è già un po' più avanti nell'età, si è parlato per decenni di spostamenti del bacino verso l'interno della curva e questo praticamente ha portato la mente solo a pensare al movimento del bacino. Ora andiamo a vedere invece le caviglie. Se noi muoviamo solo il bacino e non facciamo niente a livello delle caviglie in questo modo, non avremo mai presa di spigolo, e se spostiamo il bacino in questo modo le caviglie rimarranno sempre molli, le ginocchia pure, non ci sarà mai quella tensione muscolare legata all'inclinazione, che sono le due cose che ci garantiscono di scaricare forza sul terreno, riceverne la reazione ed essere solidi nell'appoggio con lo sci che, ricevendo la forza e l'inclinazione, deforma e crea il taglio e crea la curva carvata, la curva condotta. Quindi se vogliamo andare verso una sciata in conduzione dobbiamo sicuramente abbandonare l'idea del bacino come generatore di movimento, ma generare movimento a livello di piedi, caviglie, ginocchia, in modo che tutto quello che c'è sopra si sposti rispetto alla verticale degli sci, ok? E il bacino considerarlo come un distributore di forza, perché il bacino deve essere forte e non deve cedere e muoversi in questi sensi, perché la massa grande da trasportare è quella sopra, l'energia di questa massa in movimento la vogliamo trasmettere ai piedi e la trasmettiamo attraverso un bacino forte, non attraverso un bacino cedevole, ok? Se la forza arriva ai piedi e se i piedi e le caviglie hanno saputo inclinare e sanno tenere dura e forte questa inclinazione laterale, noi otterremo la conduzione. Ovviamente ci sarà anche un problema di equilibrio dinamico, nel senso che con un vincolo preciso anche l'equilibrio si perfezionerà punto per punto, si realizzerà in modo dinamico punto per punto durante la curva e non in modo statico con lo sci che derapa, magari in una bella posizione per l'occhio inesperto, ma per l'occhio esperto si capisce subito che non c'è efficacia sugli spigoli nella parte bassa. Quindi vediamo adesso, vi faccio vedere la differenza tra la sciata in equilibrio statico o statico dinamico, a metà tra una cosa e l'altra. Ecco, vedete, con le ginocchia e le caviglie tenute molli a lasciar cedere lo spigolo, che poi non è un lasciar cedere lo spigolo, è un non essere capace di fare la presa di spigolo. Io sto invitando adesso lo sciatore che non è capace a prendere di spigolo e che non si sente in grado di stare sulle lamine. Allora piano piano affiniamo il movimento delle caviglie e lo perfezioniamo, lo amplifichiamo con quello delle ginocchia, con un movimento laterale verso l'interno della curva, ok? Fino a avere un movimento preciso che crea il taglio degli sci sulla neve, con tutte e due le caviglie che cercano l'inclinazione e di sviluppare un'inclinazione abbinata a solidità laterale, ok? Bene, questa è una cosa molto importante. Potete allenarvi molto a sentire, a capire cosa significa gli snodi delle caviglie e delle ginocchia, lasciarli liberi e cedevoli verso giù, oppure tenerli inclinati e solidi verso su. Ci sarà anche un'espressione di tensione muscolare nello spostare caviglie e ginocchia in su, perché lo spigolo chiaramente ci chiede, per mantenersi, ci chiede di
di dargli forza.